Non ce la faccio più. Ce l'hai con me? Io me ne frego, me ne vado. E tu te la cavi con i verbi pronominali? Preparati perché nella lezione di oggi impariamo questo argomento della grammatica italiana. Iniziamo! Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale perché mi aiuta davvero tanto per far crescere questo progetto. Inoltre rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti futuri, quindi lezioni di grammatica italiana oppure vlog di cultura italiana in giro per l'Italia. Inoltre, se hai bisogno di esercizi o vuoi provare una lezione privata di italiano con me, dai un'occhiata ai link in descrizione. Bene, oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti della lingua italiana, cioè i verbi pronominali, che sono dei verbi utilissimi e servono per suonare in modo più naturale nelle conversazioni informali. Vediamo prima di tutto cosa sono questi verbi, come si formano e poi in quali situazioni usarli. I verbi pronominali, come dice la parola, sono verbi formati da pronomi o particelle pronominali, che cambiano il significato di un normale verbo che assume un significato idiomatico, a volte completamente diverso dal significato iniziale del verbo. Esistono 4 pronomi diversi che puoi incontrare quando usi i verbi pronominali. Questi pronomi sono ci, la, ne e si. Ci, la, ne, si. Per esempio, ti ricordi i verbi riflessivi? Un verbo riflessivo è un esempio di verbo pronominale perché contiene un pronome all'interno. In questo caso un pronome riflessivo. Un verbo pronominale può avere al massimo 2 particelle pronominali. Per esempio, prendiamo il verbo mettere. Possiamo aggiungere il pronome ci, quindi metterci, oppure possiamo aggiungere 2 pronomi, ci e la, quindi mettercela. Puoi notare che il ci si è trasformato in ce, quindi cela. Questo succede perché ogni volta che combino i pronomi ci e si con un altro pronome, ne o la, questi diventano ce e se, per questioni di pronuncia. Per esempio, non si dice andarsene, ma andarsene, perché suona meglio. Oppure non si dice avercila, ma avercela. Per quanto riguarda il significato del verbo, questo cambia completamente. Quindi mettere ha un significato molto diverso da metterci oppure mettercela. Lo stesso per avere e avercela. Lo so, sembra strano. Perché queste particelle cambiano così tanto il significato del verbo? La verità è che per la maggior parte dei casi questi pronomi non hanno un significato. Quindi non c'è una logica precisa dietro a queste particelle. Se facciamo un confronto con la lingua inglese, i verbi pronominali sono molto simili ai phrasal verbs in inglese. Per esempio, pensa al verbo to run, correre in italiano, e poi pensa al verbo to run out, quindi finire o esaurire in italiano. La preposizione out, in questo caso, ha cambiato completamente il significato del verbo iniziale, anche se non c'è davvero una ragione logica. Beh, in generale quello che succede con le preposizioni in inglese funziona in italiano con i pronomi e quindi con i verbi pronominali.
Bene, è arrivato il momento ora di fare qualche esempio con 4 verbi pronominali importanti. Iniziamo con farcela, che è l'unione del verbo fare più i pronomi ci e la, quindi cela. Vediamo un secondo la coniugazione del tempo presente indicativo. Io ce la faccio, tu ce la fai, lui, lei ce la fa, noi ce la facciamo, voi ce la fate, loro ce la fanno. Come vedi, queste particelle ci e la rimangono fisse e cambia solo il verbo nelle varie persone. Vediamo alcuni esempi. Mi sembrava impossibile passare l'esame, ma ce l'ho fatta. In questo caso ho usato il verbo farcela al passato prossimo e ricorda che il participio passato di questo verbo idiomatico è sempre fatta. È sbagliato usare altre forme. Non posso dire fatto quando uso il verbo farcela al passato prossimo. È molto comune trovare il verbo a questa forma per esprimere un successo, qualcosa di difficile che è stato possibile superare. È come dire sono riuscito a fare questa cosa. Quindi vedi che il significato è molto diverso dal verbo fare, perché in questo caso è come dire mi sembrava impossibile passare l'esame, ma sono riuscito a passarlo. Sono stato in grado di passare l'esame. E ho fatto questa cosa molto bene, con successo. Fabio ce l'ha fatta, è arrivato primo alla gara. Anche qui il significato è identico. Significa ha raggiunto il suo obiettivo. Fabio è riuscito a fare quello che voleva. Ho lavorato tutto il giorno e ora non ce la faccio più. Sono stanchissimo. Questa espressione è davvero comune in italiano, per dire che sei veramente esausto e non riesci più a fare nulla. Vuoi una mano con i compiti di biologia o ce la fai da solo? Anche qui il significato è vuoi una mano o riesci a fare da solo i compiti? Bene, ora passiamo al verbo avercela. Anche questa struttura è formata dal verbo avere più ci e la, che diventa cela. Vediamo rapidamente la coniugazione. Io ce l'ho, tu ce l'hai, lui, lei ce l'ha, noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete, loro ce l'hanno. Che cos'hai, Sara? Ce l'hai con me? Questa espressione idiomatica significa essere arrabbiati con qualcuno. Quindi è come dire che cos'hai, Sara? Sei arrabbiata con me? Ricorda sempre la preposizione con davanti al verbo avercela. È molto importante. Quindi avercela con qualcuno. Alessia ce l'ha sempre avuta con Luigi, anche se non so il perché. Qui avercela è usato al passato prossimo e il significato è sempre lo stesso. Alessia è sempre stata arrabbiata con Luigi. Passiamo al terzo verbo pronominale di oggi, che è fregarsene. Coniughiamolo insieme. Io me ne frego, tu te ne freghi, lui, lei se ne frega, noi ce ne freghiamo, voi ve ne fregate, loro se ne fregano. Come vedi, nel verbo fregarsene c'è il sì riflessivo. Questo significa che vado a coniugare il verbo insieme alla particella riflessiva, come un normale verbo riflessivo. La particella si è l'unico pronome che dobbiamo cambiare per ogni persona. Gli altri 3 pronomi, ci, la e ne, rimangono sempre fissi in tutta la coniugazione. Me ne frego di quello che dici, non voglio ascoltarti. Il verbo fregarsene è sempre seguito dalla preposizione di e significa non mi interessa.
Questo verbo ha però un significato un po' negativo, nel senso che sono totalmente indifferente verso quello che dici. Quindi attento a come usi questo verbo perché sicuramente risulta un po' volgare. È facile sentire questo verbo quando due persone sono arrabbiate e stanno litigando. Ti dico ancora una volta, infatti, che questi verbi sono usati soprattutto in situazioni informali, quindi soprattutto contesti familiari o con amici. Paolo sarebbe un bravo studente, ma se ne frega della scuola. Quindi Paolo è totalmente disinteressato alla scuola. Non gli interessa. Come puoi notare, questa espressione, fregarsene, non ha bisogno di un'ulteriore negazione, non, perché è già negativa. Quindi è sbagliato dire non se ne frega della scuola, perché il verbo è già negato. Ok? Molto comune è anche l'espressione chi se ne frega. Questa è una tipica espressione usata da una persona indifferente verso qualcosa oppure una persona egoista, detta anche una persona menefreghista. E infine l'ultimo verbo pronominale di oggi è andarsene. Questo verbo si coniuga allo stesso modo di fregarsene. Quindi andiamo a trasformare il pronome riflessivo per ogni persona. Io me ne vado, tu te ne vai, lui, lei se ne va, noi ce ne andiamo, voi ve ne andate, loro se ne vanno. Sono rimasto un'ora alla festa e poi me ne sono andato. Nel senso di sono andato via da questo posto. Non succede spesso con i verbi pronominali, ma in questo caso il significato di andarsene è abbastanza simile al verbo principale, quindi andare oppure andare via. La differenza è che il verbo pronominale aggiunge enfasi al significato di andare e trasmette uno stato emotivo particolare che dipende dal contesto. Quindi se dico me ne vado e sono ad una festa, per esempio, è perché voglio davvero andare via da questo posto. Quindi probabilmente mi stavo annoiando, oppure sono preoccupato per qualcosa, oppure ho visto una persona che non volevo incontrare e quindi voglio andarmene velocemente. Ok? Quindi attenzione a come usi questo verbo così enfatico. È scortese, per esempio, dire me ne vado al padrone di casa se hai ricevuto un invito da questa persona. Vediamo altri esempi. Stefano, è meglio se te ne vai. In questa frase è evidente che Stefano ha fatto qualcosa che ha dato fastidio a chi parla e quindi questa persona sta invitando Stefano ad andare via. Non gli piaceva il film, quindi se n'è andato dal cinema dopo 30 minuti. Vedremo meglio in una lezione più approfondita la differenza fra andare e andarsene. Per memorizzare meglio questi verbi, io ti consiglio inizialmente di partire da frasi fatte, come quelle che hai sentito all'inizio del video. Dopo aver capito in quali situazioni usare queste espressioni idiomatiche, per esempio alla prima persona singolare, consiglio poi di ragionare sulla coniugazione e sulla formazione del verbo per altre persone. Ok, questi erano i 4 verbi pronominali che volevo presentarti oggi. Farò sicuramente tantissimi altri video su questi verbi idiomatici perché sono molto utili quando parli con i madrelingua italiani. Quindi non dimenticare di iscriverti perché sono sicuro che ti piaceranno molto. Bene, e ora fai questo esercizio. Scegli uno dei 4 verbi pronominali che abbiamo studiato oggi e usalo in una frase inventata da te. Aspetto il tuo commento qui sotto. Fammi sapere inoltre se hai qualche domanda
o dubbio su questo argomento. Io ti lascio qua a fianco un'altra lezione interessante e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buono studio!